Ragazzi, finalmente ci siamo! Ho confrontato le due applicazioni di punta per Filmmaker su iPhone perché si tratta di Filmi Pro e Blackmagic, attualmente solo disponibile per iOS. Ho fatto un confronto scegliendo 10 ovviamente cose, diciamo sezioni che mi sembrano ovviamente personalmente e soggettivamente più utili per chi si avvicina e per chi vuol capire ovviamente quale preferire. Filmi Pro a pagamento, ovviamente avendo un abbonamento annuale, oppure Blackmagic gratuita. Vi ricordo però ulteriormente che i tutorial gratuiti in italiano sono disponibili solo e esclusivamente su questo canale completi, quindi andateveli a vedere perché ovviamente potete imparare a utilizzare da subito queste due applicazioni. Con questo, prima di andare avanti, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. E con questo andiamo a vedere questi 10 punti che si differenziano non tanto ma in qualcosuccia su Filmi Pro e Blackmagic per iOS. La prima cosa negativa che ha Filmi Pro ovviamente la parte a pagamento, che ha precluso dalle ultime versioni in poi anche delle altre funzioni. Andiamo a vedere innanzitutto in sconto, e questo ci fa anche piacere, perché chi è abituato a usare questa applicazione qua sicuramente magari troverà un po' scomoda Blackmagic. Andiamo a vedere un attimino di cosa si tratta. Innanzitutto, se andiamo nella rotellina delle impostazioni, ci accorgiamo all'uscita di queste iconette. Vedete queste iconette qui, vale a dire che queste opzioni sono completamente a pagamento, cioè noi non possiamo neanche più andare a cambiare la risoluzione, il frame rate del nostro video, quindi non possiamo fare queste operazioni. E anche qui dove ci sono le ovviamente la varia parte cinematografica, anche qui non è ok, non è gratuita. La parte gratuita è qui, è rimasta qui nei filtri, quelli aggiuntivi, ricordate quelli che praticamente fanno sì che il vostro filmato sia subito filtrato. Possiamo mettere su un filtro cinematografico abbastanza carino, però resta il fatto che è a pagamento, quindi forse un punto a sfavore. Mentre per Blackmagic resta tutto gratuito, l'applicazione fino adesso, finora, fino a oggi, quando è uscito questo video, è gratuita, quindi tutti i parametri sono accessibili senza pagare nessun costo, e questo forse la fa un po' preferire, perché anche perché diciamolo, e come parametri, a parte la mancanza forse del remote control, praticamente le funzioni sono le stesse. L'esposizione e la messa a fuoco sicuramente sono punti di forza di Filmi Pro, perché si possono prendere con queste due iconette trascinandole, ok, nella posizione che vogliamo, vedete? Ok? Per bloccare questi parametri basta dare un tap e per sbloccarli un altro tap. Si può andare in modalità manuale cliccando lungo sia sull'esposizione che sulla messa a fuoco, e agendo su queste ghiere si possono andare sia a cambiare ovviamente l'esposizione che lo shutter, e di qua invece abbiamo la messa a fuoco. Possiamo ritornare in automatico cliccando sulle rispettive icone. Per il bilanciamento del bianco abbiamo qua il valore che adesso è stato misurato dal nostro smartphone. Qui sotto abbiamo tutte le iconette, ovviamente la modalità automatico, manuale, quello che vogliamo. Soprattutto una cosa molto carina, la possibilità di introdurre ovviamente i valori tramite tastiera. Questo manca a Blackmagic. E qui abbiamo invece la versione vecchia, ok, quella che risale a 6.0 per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, quindi molto bene per Filmic Pro. Per quanto riguarda Blackmagic possiamo tappare sullo schermo, vedete il tap fa sì che venga presa l'esposizione e la messa a fuoco.
un tap lungo per bloccare questi due parametri. Come vedete adesso ovviamente la mia mano è sfocata, appena vado sulla messa a fuoco e vado in auto la mia mano diventa a fuoco. No, in auto, in auto non c'è, ok. E la stessa cosa vale per l'esposizione. Vado qui e abbiamo praticamente l'esposizione in automatico. Per andare in modalità manuale bisogna ovviamente sbloccare la modalità auto e agire sulla ghiera, sia per la messa a fuoco, ovviamente, che cioè per l'esposizione che per la messa a fuoco. Lo shutter invece l'abbiamo qua, abbiamo in due modalità diverse, ma l'abbiamo separato, quindi niente di strano. E qui invece abbiamo il bilanciamento del bianco e abbiamo anche la tinta. E qua si blocca ovviamente con il lucchetto. Sbloccandolo, vedete, abbiamo anche qua tutte le iconette, ok, che abbiamo anche su Blackmagic, sulle videocamere vere, ma sono più o meno quelli che sono anche in Filmic Pro. Modalità automatica per il bilanciamento del bianco e tinta, basta andare su auto e tutto torna in automatico. Per selezionare un tipo di obiettivo, la fotocamera interna al nostro smartphone, in Filmi Pro esiste questa iconetta. Ecco, vi ricordo che tutte le iconette sono personalizzabili. Cliccando qua abbiamo queste modalità, abbiamo la modalità selfie e abbiamo la modalità dei due obiettivi, perché io ho un iPhone 13, quindi ha due obiettivi. Quindi molto pratica la possibilità di cambio obiettivi su Filmic Pro. Per quanto riguarda invece Blackmagic, andiamo qui e abbiamo le stesse modalità, perché il telefono è lo stesso, quindi abbiamo la grandangolare, abbiamo la tele e abbiamo la versione, la cosa di andare in selfie. Quindi anche per, diciamo, per Blackmagic molto semplice il cambio degli obiettivi. Per avere un aiuto sia come messa a fuoco o esposizione abbiamo la zebratura, il fuoco assist e si attiva in Filmic Pro qua. Quindi abbiamo tutte queste modalità che fanno venire fuori le zebrature, i vari parametri per avere ovviamente una messa a fuoco o un'esposizione molto più precisa. Ecco, qua veramente abbiamo tanto, ok, rispetto a Blackmagic. Per quanto riguarda Blackmagic invece non è più difficile, ma è tutto nascosto in queste iconette. Quindi vado su questa iconetta e abbiamo la zebratura che si aziona e si disattiva così, e la stessa cosa vale per il focus assist. Quindi abbiamo questi due parametri molto molto importanti, ma la cosa carina, secondo me, quella che trovo veramente utile in Blackmagic è la possibilità di avere una sorta di linee guida. Adesso ecco qua, sono queste linee guida dove possiamo andare a fare ovviamente una safe area, ok, salvare quello che poi alla fine forse non verrebbe all'interno del filmato. Ecco, io adesso ho spostato anche ovviamente la mia formato video, è molto semplice anche questo, però questa cosa è molto carina, salvare quello che è presente all'interno di questa area. Gestire l'audio in Filmic Pro è molto semplice, l'abbiamo da quest'iconetta, ok? Qui possiamo scegliere ovviamente la fonte di entrata, qua gestire il volume, qua abbiamo anche un gain automatico. Ecco, ripeto sempre la funzione di poter inserire il valore, ok? Da dare anche qua al volume. La stessa cosa la troviamo qui, ok? E la troviamo qua. Però qui ovviamente abbiamo i parametri, diciamo abbiamo due parametri in più, sia la compressione che la qualità di campionamento. Mentre per quanto riguarda la gestione dell'audio di Blackmagic, clicchiamo sui due, vedete le due barrette del volumeter che si agitano quando parlo, e non esiste più niente, tutti i parametri li andiamo a prendere nelle impostazioni cliccando su audio e abbiamo un sacco di cose.
L'ultima cosa che è stata aggiunta è il monitor, la possibilità di monitorare l'audio che entra nel vostro smartphone. Ovviamente poi uscirà da delle cuffie o degli altoparlanti, meglio delle cuffie, se no andiamo in Larsen. E qui, anche qui abbiamo tutta la parte di poter cambiare la compressione, la frequenza ovviamente di campionamento, eccetera, eccetera. Gestire le clip acquisite in Filmic Pro, molto semplice, andiamo in play, ovviamente dando una cliccata sul filmato andiamo in play e qui abbiamo tutte le varie possibilità di scelta, cioè abbiamo la possibilità di andare a cancellare, ovviamente di andare a eh, condividere e anche il downgrade del filmato stesso. E qui ovviamente abbiamo tutti i controlli avanti e indietro e la durata del filmato. Con la X si torna indietro e abbiamo la possibilità anche, ovviamente come del resto su Blackmagic, di selezionare i filmati per poi poterli cancellare, andarli a condividere, eccetera. Ecco, la cancellazione avviene anche diciamo, dalla lista stessa facendo uno swipe verso sinistra. Quello che manca sicuramente a Blackmagic è la selezione, diciamo qua con un tap unico, vedete seleziono tutto, invece in Blackmagic non posso fare questa operazione qua e questa è una cosa che manca. In Blackmagic abbiamo la stessa cosa, la libreria, ovviamente anche qui si va a cliccare sopra e ovviamente il filmato si va ad azionare. Qui abbiamo ovviamente le varie icone di condivisione eccetera eccetera e qua abbiamo ovviamente anche l'info e il tastino per andare a cancellare. Cosa molto interessante secondo me il fatto che abbiamo la possibilità di andare a salvare sul cloud ovviamente vedete in Blackmagic tutte le nostre clip oppure la registrazione che abbiamo appena fatto. Ovviamente è gratuito, adesso non mi ricordo quanti giga, ma poi ovviamente bisogna pagare una cifra. Questo, la selezione invece avviene, se vedete, una clip per volta, non si può andare a fare una selezione multipla. E come finale abbiamo l'ordinamento, qua vedete possiamo ordinare e qua è proprio il cloud, possiamo andare a inserire tutte le nostre clip sul cloud, quindi interessante anche la parte di clip di Blackmagic. La stabilizzazione in Filmi Pro ovviamente è una cosa che esiste da tempo, si va nelle impostazioni e questa immagine col telefono che praticamente traballa, abbiamo queste impostazioni. Abbiamo queste fino alle Cinematic più. Ecco, la Cinematic più genera un rallentamento praticamente tra quello che vedo sullo schermo e quello che vedo nella realtà. Infatti sto mettendo la mano e la mano arriva adesso. Levo la mano e la mano se ne va adesso. Quindi abbiamo diciamo un rallentamento, come lo chiamano, non mi ricordo più, quindi è proprio una latenza, scusate, non mi veniva la parola, una latenza, e vabbè, ce ne facciamo, ok, una ragione. Su Blackmagic la nostra bella e comoda, eh, diciamo, stabilizzazione si attiva qui, non c'è latenza, ma vedete ho messo la mano, tolgo la mano, metto la mano, tolgo dalla mano, ma non funziona benissimo, ok? A quanto pare, a quanto dicono tante persone che le hanno utilizzata. Abbiamo qui invece di Cinematic più abbiamo l'Extreme, che è la stessa cosa, però a quanto pare non funzionicchia bene come quella di Filmic Pro. Per quanto riguarda la modalità verticale, cioè registrare un video verticale, in Filmic Pro basta girare il telefono, ok, per andare ovviamente in modalità verticale. È una cosa forse più pratica di Blackmagic. Mentre per Blackmagic invece per andare in modalità verticale, vedete io girando il telefono, ovviamente non sono in modalità verticale. Devo andare sulle impostazioni e cliccare proprio la voce Vertical Video. A questo punto, tornando indietro,
adesso, anche se non vedete perché ovviamente è coperto dal cavalletto, il mio obiettivo, siamo in modalità verticale a pieno schermo. Le informazioni su quello che praticamente abbiamo settato e ovviamente il durato del filmato che stiamo registrando, Filmi Pro ce li ha qua sotto, vedete. Abbiamo da una parte quello che riguarda la risoluzione frame per secondo, qui la batteria e qua lo storage. E invece qui abbiamo il contagiri, proprio quello che stiamo ovviamente registrando. Gli istogrammi vengono fuori cliccando, ok, una volta sul contagiri stesso, quindi diciamo è molto pratico perché è tutto, ok, lì, tutto al centro del nostro schermo. Blackmagic racchiude invece qua sotto la parte di storage e ovviamente la durata, quanto abbiamo ancora di filmato, la batteria eccetera eccetera, e per invece la risoluzione vedete abbiamo qua i 4K e da una parte qua invece abbiamo i frame per secondo, quindi abbiamo una gestione simile ma in posti diversi. In tutte e due le applicazioni abbiamo la possibilità di importare LUTs ovviamente da inserire o nel filmato registrato oppure solamente vedere il display. Andiamo ovviamente qui, abbiamo la possibilità di andare a cliccare qua, ma come vedete su Filmi Pro è diventata a pagamento anche questa parte qui. Oltre questa parte qui è diventata a pagamento ulteriore a pagamento perché io l'avevo già pagata, ovviamente questa sezione di cinematografica, e invece è diventata ad abbonamento. Si vede che l'acquisto in app è stato eliminato e quindi niente LUTs per Filmi Pro. Abbiamo qua ovviamente la possibilità di andare a attivare i LUTs ovviamente una volta che ci siamo abbonati e utilizzarli al meglio, l'avete già visto sul canale. Mentre in Blackmagic andiamo sempre in quest'iconetta qua, andiamo giù e i LUTs sono qui, ok? Ora qui attiviamo quello che abbiamo impostato. Come si fanno a impostare i LUT in Blackmagic? Molto semplice, si va ovviamente nella sezione di impostazioni, si va dentro LUTs e qui abbiamo quelli che abbiamo caricato, oppure in fondo possiamo andare a caricare e ovviamente esportare quelli che abbiamo qua, ok, diciamo appena selezionato. Anche qui vale la stessa cosa, possiamo ovviamente andare a display, solo vedere, oppure registrare anche la LUT nel filmato stesso. Come avete potuto vedere, le differenze ci sono, qualche differenza c'è sostanziale. La prima è il remote control che manca su Blackmagic e questo forse è una cosa che manca perché sì che si può attaccare al televisore sì, al televisore magari bianco e nero, a un monitor tramite HDMI, tramite wireless, quello che vogliamo, però diciamo che avendo un altro smartphone o un tablet a disposizione la cosa del remote è molto più diciamo veloce da attuare e adesso è anche diventata migliore. Poi un'altra cosa a favore di Filmi Pro è quella per poter inserire i valori tramite tastiera sia per tutti, anche avete visto il bilanciamento in bianco, inserite 7000 e siete a posto. E questa forse è una mancanza in Blackmagic. Dall'altra parte Blackmagic resta gratuita fino adesso, ha parametri molto interessanti sicuramente per quanto riguarda l'audio e ha altre particolarità che possono essere diciamo rappresentate dal cloud, perché no, per chi usa ovviamente adesso non mi ricordo più cos'è, Resolve, sì, accoppiate a Blackmagic, quindi abbiamo diciamo un po' di differenze, però quella sostanziale che Blackmagic è gratuita, quindi a voi la scelta e ricordate che è sempre una cosa soggettiva. Bene ragazzi, se volete condividere questo video con i vostri amici, se interessa ovviamente questo argomento, gli fate anche un piacere e mi fate crescere. E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.